Oggi ho pensato per te un video divertente in italiano. Infatti voglio parlarti di alcune cose sull'Italia e sugli italiani che tutti dicono che sono vere, però in realtà sono degli stereotipi. Poi, attenzione, è vero che per ogni stereotipo c'è un fondo di verità, però ne parliamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di iniziare voglio ricordarti, se non l'hai già fatto, di iscriverti alla nostra newsletter. Infatti ogni domenica io scrivo una newsletter in cui racconto quello che mi succede nella mia vita e poi ti consiglio anche dei contenuti interessanti da guardare in italiano, come per esempio questi video, podcast, articoli e tanto altro. Quindi, se vuoi iscriverti alla newsletter, clicca qui sotto in descrizione o sul link nel primo commento. Fantastico! Iniziamo subito. La prima cosa di cui voglio parlare è l'alimentazione. Infatti, tutti dicono che gli italiani mangiano solo pasta e pizza. Allora, parliamo di questa cosa qua. Gli italiani sono il primo popolo al mondo per consumo di pasta. Quindi è vero, mangiamo un sacco di pasta. Io per esempio mangio la pasta tutti i giorni, una volta al giorno, di solito a pranzo. E così fanno anche la maggior parte degli italiani. La pasta è buona, è un alimento molto salutare, sono carboidrati che ti danno tante energie, quindi la pasta è molto importante. Ne mangiamo tanta? Sì. Probabilmente mangiamo tanta pasta rispetto ad altri paesi del mondo. E ora parliamo della pizza. Mangiamo spesso la pizza. Io per esempio la mangio una volta a settimana, di solito il sabato, che è un po' il giorno della pizza, il sabato sera. A volte capita però che mangio la pizza anche 2 volte in una settimana, non di più. Questo significa che noi italiani mangiamo solo pasta e pizza? No. Assolutamente no. Mangiamo anche tante altre cose. Mangiamo anche i secondi, mangiamo anche i legumi, tanti legumi. Per esempio le lenticchie, i ceci, i fagioli. Ci sono tantissimi piatti italiani che hanno alla base i legumi. Anche perché devi pensare che la cucina italiana del passato era una cucina molto povera. Quindi ci sono tantissimi piatti a base di verdure e legumi, che ovviamente costavano molto poco. In passato tante famiglie non potevano permettersi la carne. Quindi no, non è vero, non mangiamo solo pasta e pizza, ma sicuramente mangiamo tanta pasta. Sì, quello sì. E ora passiamo al secondo punto. Hai presente quando vedi nei film ambientati in Italia un italiano che guida la propria Vespa sulle colline del Chianti in Toscana? Ecco, allora sicuramente non è tutta così l'Italia. Prima di tutto, non tutti gli italiani hanno una Vespa. Io per esempio non ho mai guidato un motorino, anche perché, ti dico la verità, mi fa un po' paura, preferisco la macchina. Sicuramente i motorini, gli scooter sono molto popolari in Italia, anche perché in Italia spesso è difficile trovare parcheggio nelle grandi città. Quindi il motorino è un buon compromesso, però non tutti hanno la Vespa. Certo, se vuoi fare una bella esperienza in Italia sulle colline del Chianti con una Vespa, falla, perché è un'esperienza bellissima, però sicuramente non è una cosa super italiana, non è una cosa che tutti gli italiani fanno, anzi. E ora passiamo al terzo punto, che mi piace tantissimo, la temperatura. No, perché tutti pensano all'Italia come un paese sempre caldo, un paese dove andare al mare. No, cioè fa caldo d'estate, molto caldo, troppo caldo, però cioè se tu vieni in Italia a novembre, a
gennaio, febbraio, marzo. Fa freddo. Poi dipende ovviamente da che parte d'Italia. Io per esempio vivo in Puglia, quindi sicuramente la temperatura in Puglia anche d'inverno è più alta rispetto a quella per esempio al nord Italia. Io sto girando questo video a inizio febbraio e ci sono 6 gradi Celsius in questo momento. 6 gradi Celsius che sono 42 gradi Fahrenheit. Quindi capisci, fa freddo. E la cosa che mi fa ridere è che tanti dicono: ah, che bello, voglio venire in Puglia, quindi la mia regione al sud Italia, e andare al mare. No, no, non si può. Di solito noi andiamo al mare, per esempio, a partire da giugno fino a settembre, quindi giugno, luglio, agosto e settembre. Che poi, se tu sei abituato ad un clima molto più freddo, quindi riesci a sopportare anche la temperatura più fredda del mare e vuoi farti il bagno a maggio o ottobre, va bene. Per esempio, se prendi la Sicilia, che si trova più a sud, la parte più a sud dell'Italia, lì per esempio fanno il bagno anche ad ottobre, perché le temperature si alzano sempre di più e quindi ad ottobre fa ancora caldo. Però non è che in Italia puoi andare al mare tutto l'anno. Proprio no, anzi poi in Italia ci sono molte zone davvero fredde. Per esempio mia sorella vive a Ferrara, che è una città al nord Italia, e d'inverno fa freddissimo. E il problema non sono neanche le temperature, ma l'umidità. Quindi è un freddo molto umido, non è un freddo secco. Quindi è proprio quel freddo che ti entra dentro le ossa. Infatti ho sentito di persone che vengono da paesi come la Norvegia, la Svezia, dove le temperature sono molto più fredde, poi arrivano in Italia, in queste città al nord Italia, e dicono: mamma mia che freddo, perché è un freddo diverso. Quindi in Italia non fa sempre caldo, assolutamente no. Sta diventando un paese sempre più caldo con gli anni, però non fa sempre caldo. E ora passiamo a un altro stereotipo. A tutti gli italiani piace l'opera, o comunque tutti gli italiani ascoltano l'opera. In realtà no, prima di tutto l'opera è una forma artistica molto di nicchia. Sono poche effettivamente le persone che ascoltano questo genere, che vanno agli spettacoli, anche perché a volte i biglietti possono essere costosi. Ma paradossalmente io credo, poi non ho dei dati sicuri su questo, che l'opera, e l'opera italiana, sia quasi più famosa all'estero che in Italia. Per esempio, il gruppo musicale Il Volo, formato da questi 3 ragazzi bravissimi, ha avuto molto più successo all'estero che in Italia. Sono comunque abbastanza famosi in Italia, ma fanno più concerti all'estero. Quindi quello che voglio dirti è: non aspettarti che tutti gli italiani siano dei grandi appassionati dell'opera, perché molti in realtà non ne sanno niente. E ora passiamo al quinto punto, che è un punto che proprio non mi piace: il costo della vita. Prima molti pensavano che l'Italia fosse un paese abbastanza economico, quindi se venivi a fare le vacanze in Italia non costavano così tanto. Purtroppo quei tempi sono finiti, perché l'Italia è diventata davvero cara. Sia proprio in generale il costo della vita per noi italiani, quindi gli affitti, il costo delle case è aumentato tantissimo, però anche per un turista. Io per esempio mi ricordo che prima del 2022-2021 riuscivo molto facilmente a prendere una camera d'hotel in un hotel 4 stelle a meno di 90-80 euro, molto facilmente, in hotel molto belli. Adesso trovare una camera a meno di 100 euro è impossibile. E parliamo di hotel normali, niente di lusso. Possiamo vedere anche l'aumento del costo proprio della vita anche nei ristoranti. Tutto costa di più. Quindi se tu vieni in Italia in vacanza, sarà la vacanza più bella della tua vita, lo spero, ma non sarà una vacanza economica, perché purtroppo l'Italia non è più un paese economico, è diventato un paese molto caro. E ora voglio farti una domanda:
Che ne pensi di questi 5 punti? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Hai vissuto queste cose in prima persona? Ti sei reso conto, per esempio, che l'Italia è diventata più cara? O hai provato il freddo italiano? Insomma, parliamone qui sotto nei commenti, quindi scrivimi quale punto hai trovato più interessante e raccontami la tua esperienza. Ti prometto che cercherò di leggere tutti i commenti. E se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo è il tuo modo per supportare il nostro lavoro. Ci aiuta davvero tantissimo, davvero. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!